Ciao, io sono Francesco di Vaporetto Italiano e in questo video parliamo di una questione molto controversa. Perché l'argomento di oggi è: la grammatica è importante o non è importante quando si studia una lingua come l'italiano? Ma in questo video ti parlo della mia opinione sull'importanza della grammatica e alla fine del video vedremo uno dei metodi che io utilizzo per insegnare la grammatica ai miei studenti. Ma prima di iniziare ti ricordo che puoi attivare i sottotitoli in italiano e in inglese in questo video e puoi anche cliccare sul bottone iscriviti qui sotto per iscriverti al mio canale e vedere tutti i miei video. Ma iniziamo! La grammatica è importante o non è importante quando si studia una lingua come l'italiano? Per alcuni insegnanti la grammatica è fondamentale e quindi passano molto tempo a spiegare le regole di grammatica e a fare esercizi. Per altri insegnanti la grammatica può essere acquisita in modo più passivo, attraverso la lettura e l'ascolto. La mia opinione sull'importanza della grammatica è questa. La grammatica è importante, ma deve essere inserita in contesti reali. La grammatica è importante, ma deve essere inserita in contesti reali. Che cosa significa questo? Immaginiamo di introdurre una nuova regola di grammatica, per esempio l'indicativo imperfetto in italiano. Ok? Se l'insegnante spiega immediatamente la regola di grammatica e fa subito degli esercizi con lo studente, questo metodo può risultare un po' noioso e lo studente rischia di dimenticare presto. Ovviamente dipende dallo stile di apprendimento dello studente, che è molto importante, e anche dalle sue preferenze, ma in genere un approccio di questo tipo può essere un po' noioso, no? Il metodo che utilizzo io e che utilizzano anche altri insegnanti è questo. Prima di tutto si introduce un contesto reale, un dialogo, un testo, una conversazione reale che includa la nuova regola di grammatica, nel nostro caso l'indicativo imperfetto. Lo step successivo è che lo studente prova a intuire autonomamente quando si usa e come si forma la nuova regola di grammatica. Quindi lo studente si sforza attivamente di capire la nuova regola. Successivamente l'insegnante spiega la regola e insieme fanno pratica con una conversazione o creando delle piccole frasi. Ok? Quindi prima viene introdotto un contesto reale, un dialogo o un testo che includa la nuova regola di grammatica. Poi è lo studente che prova autonomamente a capire come si usa la regola e successivamente la regola viene praticata in una conversazione o in piccole frasi. Ma vediamo un esempio di come io insegno la grammatica ai miei studenti. Immaginiamo ancora di introdurre l'indicativo imperfetto in italiano. Una cosa che faccio è introdurre un contesto reale, come questo. Questo è un dialogo preso dal libro Nuovo Espresso della Alma Edizioni. È quindi una conversazione reale dove è utilizzato l'indicativo imperfetto in italiano. Lo studente insieme a me ascolta e legge il dialogo e prova a individuare i verbi all'imperfetto. Quando lo studente ha individuato i verbi all'imperfetto, prova a capire autonomamente come si forma l'imperfetto e quando si usa, quali sono le situazioni che richiedono l'imperfetto. Ovviamente con il mio aiuto viene chiarificata la regola e dopo facciamo una conversazione usando l'imperfetto oppure creiamo delle piccole frasi. Per esempio, io posso chiedere al mio studente: com'era la tua camera da letto quando eri piccolo? Che cosa facevi da bambino?
Avevi un animale? In questo modo lo studente è obbligato a rispondere utilizzando l'imperfetto. È una piccola conversazione che serve a fissare la regola. Gli esercizi meccanici di coniugazione del verbo o di completamento di un testo con i verbi all'imperfetto vengono fatti a casa come esercizio per casa dallo studente per solidificare ulteriormente la regola. Ok? Questo è uno dei metodi che io utilizzo per introdurre la grammatica con i miei studenti. Tu cosa ne pensi? Qual è la tua esperienza con la grammatica? Ti leggo nei commenti qui sotto. Ti mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. A presto!